Un altro componente molto importante che troviamo nella sezione relativa a quelle delle curve è il componente linea. Per creare dei componenti in Grasshopper ci sono fondamentalmente due modi. Il primo modo è quello di andare a prendere il componente da queste barre qui in alto. Se invece ricordiamo il nome del componente, ci basta fare due clic veloci nell'area di lavoro, scrivere il nome del componente, quindi dobbiamo comunque ricordarlo, quindi ad esempio line, clicchiamo qui e andiamo a prendere il componente, quindi prenderlo, diciamo, prendere il componente linea da primitive, curve primitive o prenderlo da qui è la stessa cosa. Per collegare questo per creare quindi una linea abbiamo bisogno di due punti, quindi per capire di che cosa abbiamo bisogno quando inseriamo un componente ci basta andare su questi due selettori di sinistra e leggere quello che lui ci chiede, quindi qui ci sta chiedendo il punto iniziale e qui il punto finale della linea. Per diciamo prendere per creare questi due punti, noi abbiamo due modi, come avevamo visto in precedenza. Il primo modo è quello di cliccare sull'oggetto punto e inserire due punti all'interno della scena, andare in parametro, point, mettere qua un primo punto, con CTRL C e CTRL V duplichiamo i due punti e poi li andiamo a catturare, quindi tasto destro set one point, clicchiamo su questo punto, tasto destro set one point, clicchiamo su quest'altro punto, colleghiamo questi due elementi e qui vedete che appare una linea. In realtà questo metodo di andare a prendere degli oggetti direttamente dalla scena non è un modo secondo me molto corretto di lavorare. Questo perché? Perché ci vincola, ci obbliga ad avere conservato, oltre all'algoritmo di Grasshopper, anche il file di Rhino con i due punti. Infatti, se io andassi qui nella scena a cancellare uno dei due punti, la linea scomparirebbe perché perderebbe eh, diciamo, perderebbe i parametri di collegamento. Invece se io i punti li vado a creare direttamente, quindi non catturandoli, ma come abbiamo fatto prima, creandoli direttamente all'interno della scena, quindi doppio clic, point, quindi ricordarsi più o meno diciamo come si chiama il comando può essere utile, oppure diciamo se non lo ricordiamo dobbiamo andare quindi nel parametro dove quindi construct point inseriamo questo selettore e colleghiamo quindi control, qua mettiamo un number slider e lo duplichiamo due volte, quindi mettiamo che questo punto si può spostare soltanto nel piano XY. Colleghiamo questo elemento e questo elemento e poi selezioniamo tutti questi elementi, CTRL C, CTRL V, li duplichiamo, li portiamo un pochino più sotto e poi colleghiamo questo elemento e questo elemento. Se andiamo a variare la posizione dei punti, come potete vedere, qua si è creata una linea che però è svincolata completamente da qualunque oggetto di Rhino e quindi
diciamo, legata soltanto all'algoritmo di Grasshopper, quindi un algoritmo fatto in questo modo è sicuramente fatto meglio rispetto al precedente che era comunque legato a una geometria di Rhino, in quanto gli algoritmi di Grasshopper possono essere comunque salvati. Quindi se noi diciamo dobbiamo interrompere il nostro lavoro, ci basta cliccare qua sul floppy e nel pannello andare a scegliere diciamo la locazione dove andarla a salvare e lui salverà appunto un file di Grasshopper che poi può essere aperto da OpenGH o GHX file e quindi può essere recuperato ed essere riutilizzato in un secondo tempo. Quindi se io clicco qui e come ho fatto nella lezione scorsa vado ad aumentare il range entro il quale questo punto si può muovere, ho la possibilità quindi di creare una linea molto più lunga. Quindi la coordinata iniziale è questa, la coordinata finale è questa. Se volessi che questa linea si muove solo lungo uno dei due assi, mi basta semplicemente azzerare l'asse lungo il quale la linea si deve muovere e la linea si muove soltanto lungo quell'asse.